Mi piaceva quel lato dell'economia che non erano numeri. Poi sono finito in finanza. Un nostro competitor era Madoff. Veramente eravamo simili a lui, solo che i nostri erano veri. Quindi la mia vita è stata sempre in un continuo declino, perché quando tu fai 25, 26 è il più bravo gestore italiano, 27 il più giovane dirigente, 29 CEO di Kairos Londra, potevi solo scendere. Sì. Lui è Guido Brera, mago della finanza, autore del bestseller Diavoli, da cui è anche tratta la serie di successo con Borghi e Patrick Dempsey, ed è fondatore di Bewater, la media company con dentro Cora, Will e da poco anche Cronache di spogliatoio. Nel 1999 Guido ha lanciato Kairos, un hedge fund che in 10 anni passa dal gestire una trentina di milioni di euro a gestirne 12 miliardi, arrivando a diventare il best performer in Europa. Tra il 2012 e il 2018 il gruppo svizzero Julius Baer acquista in varie tranche il 100% di Kairos per oltre 400 milioni di euro. E da allora Guido si dedica a tempo pieno alla scrittura e all'editoria. E per puro caso ad oggi sia io che lui facciamo un mestiere molto simile, facendo impresa nel mondo dei media. Io con Flatmates, lui con Bewater. Ma cosa porta uno squalo della finanza come lui a competere con un pesciolino piccolo come me? Partiamo dalle origini. Cosa volevi fare da piccolo? Mi sembra il calciatore a occhio. Ho tanti ricordi, per i primi ricordi era Argentina 78. Argentina 78 c'era una bellissima Italia, forse la più bella, ancora più dell'82. Tutti giovani, Paolo Rossi, Cabrini, Tardelli, perché tutti i bambini giocavano a pallone, si giocava a pallone per strada, no? Però il fatto di avere un sogno, se devo dire una linea rossa nella mia vita, perché non ce ne sono altre, un filo rosso, è quello di avere sempre il sogno di fare qualcosa. Se io non sogno qualcosa, credo di andare proprio in depressione, no? Poi amavo molto la letteratura, le poesie, però poi finisco economia e commercio perché alla fine era l'unica cosa che seri, diciamo, un po' indeciso su cosa fare. Pam, economia. Economia, la sapienza voleva dire svegliarsi alle 5 di mattina, fare le file per entrare, ascoltare bene le lezioni, prendere dei registratorini per metterli sulla cattedra. Poi mi lauro con la lode, prestissimo, divento dottore commercialista. Studiavi tanto? Con la lode vuol dire che studiavi un botto. No, efficientavo bene, che è un termine bruttissimo, efficientare. Però io devo studiare tipo 2 ore al giorno, no? Però molto concentrato. Bisogna studiare poco e fare altro, ma quel poco devi essere concentratissimo. Intanto andavo a Ostia, mi ricordo tutto luminoso, bellissimo. Ostia era un paradiso per me. E scrivevo, ma già, quindi evidentemente avevo le idee molto confuse perché facevo economia, però fino a un certo punto mi sono fatto un po' estradare, no? Tutti facevano economia, poi commercialista. Mi piaceva economia politica, mi piaceva Federico Caffè, mi piaceva quel lato dell'economia che non erano numeri. Poi sono finito in finanza e quindi è un casino perché lì era tutti numeri. Ma che tipo era Guido da piccolo? Uno del circolino, come direbbe Corona, o uno sfigato? Io amo De André, quindi a me la lobby non piace, i circoletti non piacciono, quindi mi sono sentito sempre un po' solo ed escluso. E poi non ero bravo a fare networking, quella è stata una botta di culo. Adesso mi viene in mente una cosa che praticamente non ho mai detto. Io credo che poi le motivazioni, per me furono motivazioni anche di delusioni spesso sentimentali, cioè tu prendi gli schiaffi da una ragazza e ti vuoi rifare dall'altra parte. Ti vuoi rifare. Quindi il lavoro è strumentale ad affermarti poi nella tua vita ed acquisire una certa sicurezza. Per quello sono entrato in finanza e sono venuto a Milano, eccetera, eccetera. C'è da dire che Guido Brera, come tanti intervistati sul mio canale, è cresciuto in un'Italia dove l'ascensore sociale funzionava ancora benissimo e Guido si è ritrovato spesso con persone che nella vita lo hanno aiutato. Proprio lui spesso cita che è grazie ad una regata che è riuscito a far colpo sul suo capo. Io facevo tutti gli sport, ecco, proprio perché non studiavo tanto, ero molto interessato, quindi se non era la regata o era una partita di tennis o era il ping pong o era il calcetto, andava bene uguale. In realtà è qualcosa che voi non vi potete immaginare. Siamo troppo giovani? Sì. Cioè, l'Italia degli anni '80 era fatta di una classe media che oggi non esiste più. Mio padre lavorava in banca, ma funzionava in banca, guadagnava forse 1.300.000 lire, quindi è come dire si guadagna 2-3.000 euro al mese. Mia mamma casalinga, mio papà veniva da una famiglia nobile napoletana, quindi aveva ereditato, aveva una casa al mare. Io per avere un pallone, il tango, che uscì questo pallone in Argentina, io dovetti aspettare un anno, andavo a Via Sannio, che era il mercatino dove compravo le magliette, cioè avevo il privilegio di vivere in una famiglia, la middle class, dove però tutto te lo devi conquistare. Io avevo anche una barca, che era un Boston Whaler, una barca a cui la mia schiena si è rotta perché era una barca da lago, bellissima, dentro quelle che sono celestine, non so se lo conosci. Però io l'avevo pagata 500.000 lire, come se l'avessi comprata a 1.500-1.300 euro. Però poi me la sono dipinta da solo, ci ho messo l'antivegetativo, ci ho messo degli adesivi pure. Avevo fatto il maestro di tennis per un po'. E quindi questo era quello che era l'Italia allora. Non c'era questa differenziazione enorme
enorme, capito? Tra classi. Tra classi. Era minoritaria. C'era una classe più debole, ovviamente, c'erano delle classi alte che magari manco li vedevi perché i figli già allora andavano magari nei collegi, e poi c'era una marea di classi medie dove figli di professori, figli di gente che lavorava in banca, di architetti, ingegneri. Quella era una bellissima piramide sociale. È preistoria quello che ti racconto, perché oggi veramente per scalare questa piramide sociale un tempo non si richiedeva l'eroismo come si richiede oggi o dei talenti incredibili. Invece in un concetto di stato più sano dovrebbero farcela un po' tutti, non c'è bisogno. Ricapitolando, dopo gli studi alla Sapienza è entrato per senso di rivalsa in finanza. Poi, grazie alla sua passione per la vela, fa una regata con il suo capo Alberto Castelli, che lo prende in simpatia e lo sposta sul trading floor, dove diventa il miglior trader della banca. Tra l'altro, una storia simile me l'ha raccontata Folgero, il CEO di Fincantieri, che è entrato in Wind ai tempi grazie a un suo amico con cui appunto andava in barca a vela. Comunque, visti gli ottimi risultati di Guido, Alessandro Foti, CEO di Fineco ancora oggi, gli affida un fondo da gestire in autonomia e all'età di 26 anni, sotto la sua gestione, il fondo Cisalpino Indice diventa il primo fondo azionario in Italia nel 1996. Racconti spesso che già in Fineco il fondo che gestivi ha avuto le performance migliori. Sì. Lo stesso poi lo racconterai di Kairos, che è stato il miglior fondo in Europa. In entrambi i casi dici: non so perché sono diventato il più bravo, non so perché eravamo il fondo migliore. Dimmi perché, lo saprai perché in realtà. C'è questo libro Il potere dei senza potere di Havel e io ho sempre catalogato tutti quanti leggendo quel libro. Esce nel 78, sempre torniamo, vedi come numeri. Argentina 78, Havel, che era un filosofo cecoslovacco, poi è diventato presidente, e racconta di un fruttivendolo che metteva fuori dalla sua frutteria un cartello con scritto potere a chi lavora. Ma in realtà quel cartello era una menzogna, perché c'era un regime totalitario, opprimente, non c'era una meritocrazia. Però quel fruttivendolo, mettendo quel cartello, è come se ogni giorno avvalorasse quella menzogna. A un certo punto, un giorno, quel cartello viene levato dal fruttivendolo. Ecco, quello è un gesto che non è un gesto, dice Havel, di rivoluzione, è un gesto alla fine di prendere coscienza che quella è una menzogna. Se tutti i fruttivendoli levassero quel cartello, sarebbe un mondo migliore, perché abbatteresti un regime totalitario. E Carney, questo primo ministro canadese, ha fatto a Davos questo discorso molto bello, ricordando, da statista ha parlato dei secondi, non dei primi, cioè il Canada e altri paesi non sono la Cina o l'America che sono superpoteri. Perché ti parlo di questo? Perché la Fineco era un outsider in un mondo abbastanza calcificato di banche, prova a fare una cosa nuova, quindi introduce culture nuove di trading, di valutazione del rischio, eccetera eccetera. Poi la Fineco cambia pelle, ci fu un grande amministratore delegato che era Alessandro Foti, che ancora oggi è amministratore delegato, che dice: no, noi non dobbiamo più rischiare, facciamo trading online, no? E arriva ad essere una delle piattaforme di trading online, una delle prime al mondo, sicuramente in Europa. Ecco, quella roba lì mi ha sempre guidato, perché comunque era un grandissimo laboratorio dove si studiava. Quindi di botto ti trovi in un posto che ti sembra di stare in America, senza avere i mezzi, perché io ho lavorato alla Sapienza, non sapevo manco l'inglese, poco la matematica, però vengo a trovarmi una realtà milanese che era come se stessi nella sala operativa di una grande banca di investimento. Quindi imparo tantissimo. Ecco il potere dei secondi, no? Degli outsider, di quelli che stanno fuori dal sistema e che salgono. Il potere dei senza potere. Nel suo romanzo Il potere dei senza potere, l'autore, che è un dissidente e perseguitato politico cecoslovacco, si interroga sul motivo per cui il regime comunista sia riuscito a restare al potere così a lungo e usa così la metafora del fruttivendolo, che espone il cartello a favore dei proletari accodandosi alla propaganda del Partito Comunista. Togliendo il cartello è come se smascherasse la menzogna, manifestando di non crederci più. Durante l'intervista Guido userà questa metafora per riferirsi al fatto che anche il mondo della finanza si alimenta di questo consenso, più o meno implicito delle persone, che spesso tutte insieme si illudono della stessa cosa. E questo è fantastico, ma io volevo semplicemente sapere come ha fatto successo con il trading. Ma che tipo di trading ti hanno insegnato a fare? Ho avuto la fortuna di stare nella sala operativa. Per esempio, ho deciso di lavorare di notte, quindi facevo tutto il Giappone, nessuno lo faceva. Era un periodo interessante, nessuno tradava la volatilità dei mercati, le opzioni. Cominciamo a diventare una realtà che si interfaccia con dei clienti che scelgono Fineco anziché una banca di investimento anglosassone. Quindi tu puoi parlare con gente molto brava che fa opzioni e vedi come lavorano, impari da loro come tradare sui mercati, veramente. Piano piano lo faccio per conto mio, vado bene. Questo fondo in Fineco che poi arriva primo e quindi è questo ragazzino che fa questo fondo. Quindi Guido faceva trading sull'indice giapponese di notte, di giorno investiva sulle piccole società quotate italiane e le andava a vedere fisicamente per capirle dall'interno. E poi un sacco di bei trade l'ha fatti con il cambio della moneta dalla lira all'euro, perché i tassi di interesse italiani, essendo l'euro comune a tutti i paesi dell'eurozona, inclusi Francia e Germania, diminuiscono e
di conseguenza il valore delle aziende aumenta, ad eccezione di quelle che esportano, facendo così il suo famoso convergence trade. E là quindi, nel senso, questo è dissonante con tante mie credenze nella finanza, no? Una è che il mercato sia unpredictable, quindi difficile battere il mercato, quando succede un caso. Come mai è successo? Lì avevo un vantaggio, che imparavo dagli esteri, ero forse il primo italiano in un contesto italiano che andava a trovare le aziende, vedevo gli imprenditori, gli chiedevo. Perché erano small cap quotate, giusto? Erano small cap quotate. Tu pensa che in quegli anni c'erano 2 o 3 aziende che erano Fila, Safilo, occhiali, Derigo, occhiali, Natuzzi, divani e Luxottica. Queste erano delle small cap che si andarono a quotare anche in America. Però tu pensa che cosa vuol dire andare a trovare un'azienda, parlare col fondatore, capire le prospettive, perché poi alla fine quelle aziende valevano tutte uguali. Cioè oggi Luxottica, che è una delle aziende più grandi d'Europa, con delle prospettive mondiali potentissime, perché fa occhiali, ma poi dagli occhiali farà tutto, valeva quanto Derigo, Natuzzi. Quindi pensa quanto incide l'uomo in 15-20 anni. Quindi se tu sei bravo e riesci a capire dove vuole andare l'uomo, lì fai la differenza con un portafoglio. Quindi questo metodo di andare a trovare le aziende allora in Italia non c'era, e io fui tra i primi a farlo. Per quello poi andai a lavorare per una banca inglese. Io mi sono visto un casino di società quando avevo 26 anni a quando ne avevo quasi 30. Parli con tutti, hai un vantaggio enorme. Se sei sveglio hai una capacità di crescita rispetto ai tuoi colleghi esponenziale. Certo, vedi tutti i bilanci, vedi tutte le aziende. Tutto, parli con i fondatori, capisci i trend. E non ti viene voglia di fare anche a te l'imprenditore, se vedi così tanti founder? Però sei un imprenditore di te stesso, perché alla fin fine, madonna, parola orribile, imprenditore di te stesso. I rider lo chiamano imprenditore di se stesso, perché se lo vogliono inculare, perché gli vogliono levare i diritti sociali, allora diventa imprenditore di se stesso. No, io lì eri un imprenditore, perché alla fine se facevi i soldi guadagnavi te, quindi eri una mini azienda. Dopo Fineco passa a lavorare per UBS Warburg, dove è stato responsabile del trading proprietario, cioè di quello fatto non con i soldi dei clienti, ma direttamente con i soldi della banca. E nonostante diventi il più giovane dirigente della banca e guidi la macchina di James Bond, nel 1999 decide di mollare tutto e lanciare Kairos. Ed è una cosa che capita a tutti, l'idea che ti frulla nella testa ma non la fai mai perché non è mai il momento giusto. Ed è per questo che io uso Hostinger Website Builder, perché ti toglie di mezzo tutta la frizione iniziale, codice, design, complicazioni inutili, descrivi la tua idea e l'AI Website Builder ti tira fuori subito una base concreta. Struttura, testi, pagine, da lì puoi metterci mano, personalizzi tutto in drag and drop, sposti gli elementi, cambi sezioni, se vuoi partendo da uno dei tanti template disponibili senza dover sapere nulla di tecnico. E se vuoi iniziare un po' più seriamente, il piano che fa per te è il Website Builder Business. Hai il dominio, email professionale e strumenti giusti per far crescere il progetto senza dover pensare a 1000 cose tecniche. Tra l'altro in questo periodo c'è anche una campagna legata all'inizio dell'anno. Fino al 17 febbraio ci sono sconti extra su tutti i piani. Il messaggio è semplice: se hai qualcosa che rimandi da tempo, trasforma un giorno qualsiasi nel tuo giorno 1. Turn one day into day one. Se passi dal mio link, in fase di checkout puoi anche inserire il codice Marcello Ascani, per cui vai al link se vuoi iniziare con il piede giusto e poi dopo, un passo alla volta, migliorare e crescere, un po' come ha fatto Guido Brera. Quando siamo partiti con Kairos Fund, con Roberto Condulmari, che aveva un pochino di anni più di me, lì Basilico aveva avuto l'idea di Kairos, ci aveva chiamato, noi andiamo con lui, gestiamo l'Edge di Londra, gli unici italiani che arrivano, gestiscono questo fondo, e fu l'esperienza più formativa della mia vita a livello di finanza, perché lì è come un calciatore che a un certo punto fa bene la Serie A e va a giocare in Champions e magari vince la Champions. Sei stato chiamato appunto da questo Basilico, ma avete fatto società un terzo a testa, da quanto ho capito? No, le quote ovviamente lui aveva un po' di più, ma comunque molto generoso nella distribuzione delle quote, è sempre stato così. In quel momento cosa ti ha spinto a fare questo passaggio? Sempre l'ambizione oppure la curiosità? Ma non ci ho pensato 2 volte, perché eravamo colleghi, lavoravamo in Warburg, vedevamo gli hedge fund come lavoravano, perché erano nostri clienti, e quindi capiamo, forse io e Robby ce la possiamo fare a farlo. Siamo così diversi da loro? No, forse Roberto Condulmari era un analista che aveva vinto ogni anno il premio miglior analista d'Europa, gestivo la proprietà, quindi conoscevo sia le opzioni, i derivati. Ecco, io avevo questa dote, se vuoi, particolare, che sapevo parlare con tutti, perché di solito le banche sono organizzate che se tu fai, non so, derivati, fai solo i derivati, quindi non capisci niente dei fondamentali di un'azienda. Io, un po' per gli studi, un po' per l'esperienza precedente che avevo fatto, avevo questa attitudine che era abbastanza rara. Però non eri matematico, no? Non è un quant. No, zero. Eri molto, diciamo, qualitativo sugli investimenti. Sì, e poi avevo le idee macro. È ancora possibile oggi, secondo te, avere un quadro macro, riuscire a fare? Ma sai, no, non è possibile, perché quando tu fai un'università e sei
bravissimo in matematica, vai a finire la parte quant. Se sei un macroeconomista, vai a finire a fare l'analista di un fondo hedge macro. Se sei uno bravo a fare M&A, vai nell'investment bank. E quindi sei costretto a fare il quant, poi ti prendi un MBA, master, però esci dal lavoro, ti fai il master. E tu, quando ti sei spostato in un UBS, hai cambiato anche il genere di trading che facevi? Facevo sia opzioni, volatilità, perché me l'ero studiata in Fineco la notte facendolo in Giappone. E di giorno facevo in realtà lo stock picker, si chiama, no? Andare a trovare le aziende. Quindi io già lì facevo tutte e due. Ero abbastanza moderno. Poi c'era un bellissimo sistema di rischio, disegnavo molto bene, che ti calcolava il VAR, valore a rischio. Quando sei un trader ti danno un numerino. Quel numerino è statisticamente quanto puoi perdere. Ci sono delle curve, siamo gaussiane, e te sei in questa campana dove ti dicono all'80% di possibilità tu puoi perdere massimo, non so, 1.200.000 euro. Certo. Questo è il tuo VAR. Più è alto il VAR che ti assegnano, più hanno fiducia in te, perché vuol dire che puoi rischiare di più. Oggi forse con internet è cambiato tutto. Ad oggi il mercato mi sembra così efficiente che riuscire a guadagnare su cose macro, sulla volatilità, dove hai magari degli studi a Wall Street che hanno i terminali tipo accanto ai cavi di internet per essere più veloci al millisecondo. Faccio fatica a immaginarmi magari una banca tradizionale, no, che riesce a superare questi risultati. Non so se oggi, secondo te... Questo accadeva anche 5, 6, 7, 10 anni fa, quando facevo, diciamo, finanza attiva. Devi sempre navigare in solitaria ormai da un po' per fare i soldi, quindi o sei così veloce di stare vicino ai cavi, quindi fare questo trading molto nervoso, molto rapido, dove poi spendi tanto di commissioni, oppure ti metti su un trend però poi cambi idea, oppure devi andare da un'altra parte, devi guardare quello che gli altri non guardano. Ricordati sempre che quando tutti guardano a qualcosa vuol dire che sta nascendo una opportunità pazzesca Da qualche altra parte. dall'altra parte. Quanto erano lunghi le operazioni che facevi? Giorni, mesi? Mesi anche. Ok, quindi non era day trading. No, erano operazioni di medio termine. Sì. Anche perché gestiamo tanti soldi, quindi non riuscivi a muovere. Aprite Kairos, super performance, diventate i migliori hedge fund in Europa. Cosa vi ha resi così bravi? C'era Carlo Mazzone, che era un grande allenatore, che giocava sempre molto in difesa. Però era questo gioco all'italiana, che era un po' osteggiato, perché forse faceva meno spettacolo, no? Però noi giocammo così, cioè giocavamo dicendo noi siamo meno bravi degli altri all'inizio, sicuramente questi hanno più esperienza, hanno una cultura anglosassone, no, dell'hedge fund. Noi chi siamo per riuscire a competere con loro? E quindi cominciamo a dire, beh, intanto non dobbiamo perdere e poi vediamo come fare i soldi. La prima cosa è non perdere. Quindi questo fondo è caratterizzato per 10 anni che è stato un fondo che non ha mai perso, quasi mai. Tanto che un nostro competitor era Madoff. Madoff è stato un fondo che ha falsificato i bilanci per tantissimo tempo, poi è arrivata Lehman, non è riuscito più a falsificare. Certo, che è estremamente stabile Madoff. E quindi io facevo questa gara contro Madoff, a cui devo ancora chiedere i danni, che ha distrutto secondo me interiormente il mio fisico in maniera irrimediabile, perché quando noi facevamo bene lui faceva come noi quasi. Quando facevamo un po' meno bene lui era sempre perfetto. Quindi vedevi questa linea che cresceva. Però io e Robby veramente eravamo simili a lui, solo che i nostri erano veri. Però è pazzesca questa cosa. Avevi come modello un modello irraggiungibile. Forse Sì. invece gli devi un favore a Madoff. Sì, bravo, è come se tu avessi corso contro uno che era dopato, Contro no? un dopato. Sì. Però dentro, secondo me, è eroso molto di me. Lavoravi tanto? Fisicamente, sì. H24? Alla fine era come se, perché alla fine ti portavi dentro i problemi dietro a casa, non staccavi. Poi quindi sono stati anni particolari, perché ti hai avuto le 2 torri nel 2001, poi hai avuto una bella recessione per un pochino che è andata avanti, poi il mercato si è ripreso, era interessato, i tassi di interesse continuavano a scendere. Prima del 2000 ci fu la convergence trade, quindi tutti i paesi europei dovevano tradare a uno stesso tasso di interesse, no? Perché arrivava l'euro. Poi però c'è stata la globalizzazione, quindi devi capire i vincitori e i perdenti. Quegli anni lì dovevi capire chi vinceva e chi perdeva. Facevate tanti tipi diversi di operazioni o eravate specializzati in asset class particolari? Beh, non azioni. Però dovevi avere un quadro macro. Noi avevamo un difetto, io e Roberto. Capivamo le cose prima degli altri, ma le vendevamo Troppo presto. Sì, perché essendoci arrivati così presto ci sembrava che già tutto fosse scontato ai prezzi. Questo è un difetto. Io e Robby siamo molto vicini, cioè per me è uno dei miei migliori amici. Guarda l'oro adesso, no? La mia ossessione era la copertina del mio libro, Diavoli. È una copertina nera con un lingotto d'oro. Quindi non è che non si capisce il mio rapporto con l'oro, perché faccio il mio primo libro, scelgo come copertina un lingotto d'oro. E perché nella mia vita ho sempre studiato questo, si chiama debasement monetario, cioè questa inflazione che svaluta la moneta, che poi è il problema del mondo. E ora ci siamo pieni. Fai una copertina sul debasement, prendi una copertina e fai un lingotto d'oro. Quindi sull'oro io ci sono stato sopra quanto? 15 anni fa, 10 anni fa? La mia ossessione sull'oro è da 10 anni. Però poi lo vedo qui e dico, beh, siccome sono 10 anni, perché per un periodo è rimasto fermo, era
si dice inboxato all'interno di un trading range, dice ma come? Questi stampano un sacco di soldi e l'oro rimane fermo. Ma perché rimane fermo? Forse lo vogliono tenere fermo, questa era la mia teoria complottista, per non far vedere che stampano, perché così tu, Avel, il fruttivendolo, il cartello, teniamo la menzogna. La moneta vale sempre tanto, se l'oro sale, l'oro è il sintomo che tu stai svalutando la moneta. Quindi io banca centrale lo tengo basso, però a un certo punto poi l'oro fa per 2, per 3, stessa cosa l'argento. Tanto che una volta, 2 anni fa, un mio carissimo amico mi ha ricordato adesso, mi chiese 2 o 3 anni fa, dice ma io vorrei investire dei soldi, dove li potrei investire? Dico senti, fai così, c'è un posto. Dico sì, dicevo, prenditi un po' di lingotti d'argento, mettiteli lì e scordateli. E lui mi ha detto oggi, dico, ma hai detto questa cosa, ma io non l'ho fatta, che scemo. Però questo perché te lo dico? Perché ci sono delle idee che poi durano per tantissimo tempo. Prima ci arrivi e magari prima rischi di stancarti. Questa mia idea sull'oro è da 15 anni che ce l'ho. Io non ho neanche un 0,1% del mio capitale investito in oro. Ero molto contento che le stocks fossero andate bene nel 25 finché non ho visto come era andato l'oro nel 25 e ho fatto, chissà, forse avrei dovuto diversificare. Io credo anche nel Bitcoin, che è una cosa anche che la gente non ha capito proprio completamente, però magari quando lo capirà sarà €1 milione. Il fatto che io invece sia su Bitcoin compensa il fatto che non sono stato sull'oro. No, sicuramente se tu hai comprato il Bitcoin molto presto, sì. E allora stai alla grande. Avevo comunque troppi pochi soldi quando ero piccolo. Torniamo a Kairos. Negli anni in cui era Guido a gestire il fondo, quali sono state le performance di anno in anno? Là i fondi erano misurati in maniera diversa, erano misurati in Sharpe ratio, che è il rischio-rendimento, perché tu mi puoi anche fare, non so, il 40% in un anno, ma se poi 2 mesi mi perdi il 25%, invece lo Sharpe ratio è il rischio e quindi la volatilità dei ritorni parametrata al rendimento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che un sottoscrittore ogni giorno si sveglia e vede i suoi soldi che aumentano, non vede scossoni. E non c'è volatilità. Non c'è volatilità, quindi dai un vantaggio competitivo enorme rispetto agli altri perché lui non deve aspettare che le cose vadano bene. Certo, diminuisce quello che è l'orizzonte temporale del cliente. Calcola che i tassi di interesse erano molto bassi, quindi noi quando facciamo 10, 12, 20, no, bene. Sì, anche che erano proprio gli anni in cui invece il mercato ha fatto cagare per 10 anni di fila. Sì. Poi è successo l'opposto. Sì. Sono arrivati gli svizzeri a proporvi di comprarvi. Com'è successa questa cosa? I 3 che l'avevano fondata erano arrivati, chi per un motivo, chi per un altro, molto stanchi. E quindi questa è una sconfitta del sistema Italia. Avevamo delle seconde linee, in particolar modo una sulle gestioni dei ragazzi bravissimi che poi hanno fatto benissimo dopo e l'avevamo formati internamente. Quello è un grande orgoglio. Cioè Kairos non è finita mai in realtà, perché a parte il fatto che c'è oggi ed è un'azienda pazzesca, però meno internazionale rispetto a prima, però nella realtà italiana Kairos è ancora una boutique con una storia unica. Però con gli svizzeri, diciamo, quell'attività di imprenditore, cioè Kairos posseduta da soci privati, finisce perché secondo me i soci privati avevano dato tutto. Non siamo stati capaci forse di trovare delle seconde linee adeguate. Vi siete esauriti? Io personalmente ero esaurito dentro, ma un po' tutti secondo me. È stata una bellissima corsa. La quantità di lavoro, lo stress, la performance. Ma in Italia è tutto più difficile. Ecco, vorrei evitare qui di fare una lamentela sul sistema Italia, perché io credo che c'è stato un concorso di responsabilità. Sicuramente è stata una galoppata epica, ma l'epica è bella proprio perché è epica, cioè sei il potere dei senza potere. Arriva Kairos, è una cosa completamente nuova in un sistema calcificato italiano, fai benissimo in Italia, entri in Europa. Io per esempio avevo altre ambizioni, io volevo fare altro personalmente. Sì, vedere anche fantastico. Stavo scrivendo un libro, quindi voglio dire dal 2009 scrivo un libro, ho avuto dei cazzi privati importanti, personali, cioè la vita mia è stata un macello. Per esempio personalmente ero già su raccontare la contemporaneità, raccontare tutto quello che avevo visto, squarciare diciamo un po' di veli. Quindi questa offerta è arrivata anche in un buon momento. Sì, c'avevo questo libro che per me era molto importante, poi si è rivelato tale, insomma era un progetto di vita. Come ha funzionato? Subito hanno detto compriamo tutto? No, lì funziona a installment, no? Tu compri prima il 20, poi il 60, poi... In base alle performance hai fatto un earn-out? Un multiplo sull'EBITDA. E sei contento delle performance che avete avuto? Eri più emozionato di avere il tempo e l'energia mentale dedicati ad altro o del fatto che incassavi una bella cifra? Io non ho mai guardato ai soldi, mai, non so manco quanto guadagnavo io. I soldi sono un mezzo per fare una cosa, era un mezzo che mi ha consentito di costruire Bewater, punto. Psicologicamente, tu hai avuto la classica situazione da tech imprenditore che è povero e poi è estremamente ricco? No, noi guadagniamo
guadagnavamo bene già prima. Tu già guadagnavi bene. Io guadagnavo già quando stavo in UBS, Warburg, avevo 27 anni, guadagnavo da Fineco guadagnavo pochissimo, perché era giusto così. Poi dopo no, ho avuto subito un salto altissimo e guadagnavo sempre molto bene. Avevi 27 anni in UBS? In UBS sono andato, ero il più giovane dirigente dell'UBS, penso mondo. Avevo 27 anni e a 29 anni ho fondato Kairos. Quindi la mia vita è stata sempre in un continuo declino, perché quando tu fai 25, 26 il più bravo gestore italiano, 27 il più giovane dirigente, 29 CEO di Kairos Londra, era nemmeno il 2000. Potevi solo scendere. Ma sì, infatti ho fatto benissimo a un certo punto a dire facciamo un'altra cosa, i soldi che ho guadagnato li metto in Be-Water e facciamo il media più figo che ci sarà in Europa. Ok, quindi psicologicamente non è stato per te un particolare cambiamento l'exit? No, zero totale. Poi non ho vizi. Non hai vizi costosi? Beh, se il vizio costoso è voler fare una media company internazionale, allora quello sì. Però dato che ora fa profitti non è più un vizio costoso. Beh, però poteva esserlo, eh. Non hai avuto una strategia per allocare il tuo patrimonio? No, ho sempre stato in Kairos, non lo guardo. Però se vuoi una strategia, noi la diciamo ogni giorno su Black Box, la strategia oggi è cambiata. Abbiamo un periodo post-Lehman 2008 dove c'è Whatever it stata, takes. bravissimo, e poi c'è stata una crisi del debito sovrano 2012. Lehman fallisce, la crisi come al solito arriva poi in Europa e quando arriva in Europa la crisi le banche centrali svolgono, diciamo, un ruolo politico. Diavoli racconta quello, cioè non sono i buoni né i cattivi, sono quelli che si fanno carico di un voto politico. Stampi soldi, stampare denaro però vuol dire espansione monetaria, richiede austerity. Perché? Perché te puoi stampare tutti i soldi che vuoi, però se tieni fermo l'inflazione. Covid e rottura degli asset globali, fine della globalizzazione, arriva poi Trump, eccetera, eccetera, perché si è capito bene che la globalizzazione creava, diciamo, vincitori e vinti, quindi la politica reagisce e c'è una fase di espansione fiscale, si dice fiscal dominance. Che cos'è l'espansione fiscale? Aumento del debito pubblico. Se faccio più debito, in un modo o nell'altro, la moneta si svaluta. Mentre prima l'austerity ti teneva comunque debiti bassi, tu stampavi i soldi nel debito Piano piano. basso, piano piano. I titoli di Stato erano un asset molto sicuro, soprattutto treasury americano. Il 60-40 quindi funzionava. Adesso, se il mercato crolla, i titoli di Stato scendono uguale. Perché il mercato crolla? Perché c'è un problema di indebitamento pubblico e quindi l'asset allocation deve riflettere il fatto che i titoli di Stato sono rischiosi, quindi non ti proteggono. L'oro, il Bitcoin prende un po' la parte dell'asset che ti protegge il Bitcoin adesso è molto correlato ai mercati, ma secondo me prima o poi magari scenderà ancora il 20, 30, 40%, io non lo so, però è un asset, un trophy asset, sono quelli, sono 21 milioni, è un po' l'oro digitale. L'oro, l'argento, i metalli svolgono il ruolo del titolo di Stato, che è una pessima notizia questa, e poi devi avere le azioni. Quindi alla fin fine l'asset allocation oggi dovrebbe essere delle azioni che funzionano, un po' di debito, ma allora adesso con questa cosa delle AI tutte si stanno un po' indebitando, io mi comprerei il debito comprare il debito di Meta. Guido sta parlando del debasement, ovvero della svalutazione monetaria che di solito avviene perché si stampa troppa moneta. Su Black Box ne parliamo tutti i giorni, fin troppo, ogni giorno da 2 anni di debasement. Il debasement è un po' la causa dell'inflazione. Erode il potere d'acquisto delle persone senza che se ne rendano conto. In particolare Guido, ne parla spesso anche nel suo podcast Black Box, racconta come prima si diceva di investire 60% azioni e 40% titoli di Stato, il classico portafoglio 60-40, dove le azioni sono per i rendimenti più alti e i titoli di Stato come asset rifugio, così quando le prime scendevano gli ultimi salivano e compensavano. Ora però non è più così. In questi ultimi anni di inflazione, con gli stati che si sono ultra indebitati, sia le azioni che le obbligazioni sono scese e a salire in maniera repentina sono state le materie prime, come oro e argento che nel 2025 hanno avuto performance record. Ok, ma torniamo alla carriera di Guido. Nel 2014 esce il suo primo libro semi-autobiografico, cioè Diavoli. Un anno dopo fonda la casa editrice La Nave di Teseo, insieme a Elisabetta Sgarbi e Umberto Eco. E dopo l'exit di Kairos, Guido punta tutto sull'editoria. Nel 2020 fonda Cora, che 2 anni dopo ha acquisito Will per 5,2 milioni di euro. Le società fanno capo al gruppo Be-Water, di cui Tether ha acquisito il 30% per 10 milioni nel 2025. Ne ho parlato anche con Paolo Arduino, cofondatore di Tether. Mentre all'inizio di quest'anno Be-Water ha comprato per 7,5 milioni Cronache di Spogliatoio. Nel gruppo rientra anche una casa di produzione cinematografica, una che si occupa di spettacoli dal vivo e teatro, e in tutto nel 2025 il gruppo ha sfiorato i 30 milioni di euro di fatturato e un EBITDA di oltre 2 milioni. Esce Diavoli, il libro, e ci metto già 3-4 anni per scriverlo. Poi voglio fare la serie, ci metto altri 5 anni per fare la serie. Quindi alla fine, dalla concezione del libro ad avere un prodotto televisivo, ci metti 10 anni. Il podcast accelera tutto. Arrivano i podcast, io ero stato tra i fondatori della Nave di Teseo, quindi insomma quel business dell'editoria lo conoscevo bene, quindi conoscevo i libri, conoscevo la produzione, studiavo come si faceva una serie TV, come si faceva un film, come si scriveva un libro.
la distribuzione, e poi arriva questa cosa nuova che è un appropriarsi veloce di una IP, cioè di un intellectual property. Il mio problema è stato quello di fare tutto insieme in una volta. Quindi fai la voce, podcast, fai cinema, serie TV, film, documentari, programmi per la televisione e fai il live, teatro. Quello è stato molto faticoso. Cioè abbiamo tutta la parte news. La parte news è una cosa tostissima, fare Core News. E poi ti giri e fai la parte di interviste. Lì ho avuto paura di non farcela. E non ti devi fermare lì. Devi cominciare a capire chi ti può aiutare. E chi ti ha aiutato a te? Mi ha aiutato Giancarlo De Vasini e Paolo Ardoino, che sono i fondatori di Tether, che avevano inventato una finanza nuova che andava incontro alle esigenze dei deboli. E la gente non l'aveva capito. Cioè questi signori sono l'anti-debasement per eccellenza. Cioè ti danno il dollaro anziché delle valute sudamericane, africane, eccetera, che sono valute corrotte dalla politica che emette tanta moneta per comprare voti. Per la prima volta mi sono sentito una finanza che tende una mano, cioè che crea valore e non estrae valore. Ci sono andato lì, quello che mi dispiace, poi mi scrisse una mail Giancarlo su forse la più bella recensione che ho avuto di Diavoli. Quindi la conoscevi anni fa? Sì, poi in un momento anche per loro complicato, erano sotto attacco da Bitfinex prima e poi era saltata una stable che si chiama Terra Luna, e così abbiamo detto beh, ce la possiamo fare con voi forse. Corteggio una persona che si chiama Barbara Salabè, che diventa il CEO di gruppo, che è diventata essenziale per dire vabbè Guido, ma tu c'hai le visioni, ma poi se non le mettiamo insieme questa roba qui, tu Guido non lo sai fare, io non lo so fare, io posso avere una visione, dico dobbiamo andare là, ma come andare là ci vuole qualcuno che ci porti. Non ti senti un bravo esecutore? No. Ok. Cerco di farlo, ma è stata la Salabè, che insomma ha un'esperienza trentennale nel cinema, produzione. Per andare a fare di Bwater un media internazionale bisognava prima avvitare il progetto e farlo funzionare in Italia. La Salabè fa questo. Tether è stato quello che ti può portare ad alzare ancora l'asticella. Obiettivi per il futuro? Ancora, secondo me noi dobbiamo stare in Italia. Abbiamo acquisito Cronache di spogliatoio, che secondo me ti consente un linguaggio globale sul calcio, che è fondamentale. E poi il mio sogno è vedere un'azienda italiana che esporta l'Italia. I produttori italiani comunque alla fine hanno venduto quasi tutti le loro società. Non ci sono produzioni indipendenti in Italia. Ma tu pensa all'Italia, che è un museo a cielo aperto, che dovrebbe essere raccontato in lungo e in largo. Non c'è stata un'idea di media moderno, nuovo negli ultimi anni. Abbiamo degli ottimi editori, degli ottimi giornali, però gli esteri li leggono queste cose. Tu pensa con le AI quanto puoi rompere le barriere. E se non ce la facciamo noi, sicuramente apriremo la pista per qualcun altro. Questo è l'obiettivo. Domanda al lampo che fanno spesso a me, non so mai rispondere. C'è una sovrapproduzione di contenuti maggiore probabilmente della domanda e sarà solo sempre di più così. Come pensi di gestire questa cosa? Assolutamente col ruolo dell'editore. L'editore è quello che ti dice cosa sentire. Noi ci romperemo le palle di andare lì, crollare. Non sono gli algoritmi gli editori. Cercare l'algoritmo che ti sottopone delle cose. Devi avere la forza di entrare senza l'algoritmo. Noi con Black Box l'abbiamo fatto nella finanza. Il live aiuta. Io sono andato a vedere Cecilia Sala, sono andato a vedere Calabresi, mi è arrivato a sentire. Quindi bypassare l'algoritmo e bypassare questa non scelta. Ti dico io, il mio palinsesto. Ti piace lo prendi, non ti piace? Ok. Penso anch'io che sia importante che gli umani facciano da curatori. Mi sembra una risposta troppo facile, no? Anche sul tornare indietro. Noi viviamo in una democrazia. Ci proviamo. I regimi autoritari, totalitari hanno un grande vantaggio competitivo perché a volte fanno delle cose per il bene dello Stato. Guarda, io ho una grande forma di rispetto per il capitalismo di Stato cinese, perché alla fine ha creato una classe media. Se un imprenditore fa i capricci lo congela un po', cioè dico ho forma di rispetto, non è che dico vorrei vivere in Cina, però funziona. C'è sempre un dilemma tra sicurezza e libertà, no? Di nuovo veniamo alle menzogne, cioè siamo sicuri qui, siamo veramente liberi? Ora, se tu vuoi vivere in una democrazia hai bisogno di una pluralità di visioni che ti vengono offerte e poi tu sposi quella che ti piace di più. E quindi il ruolo politico dell'editore deve essere, secondo me, rispolverato. Se tu sei solamente prigioniero dell'algoritmo, alla fine hai questo isterismo politico, un partito che arriva al 40 poi scende al 20 o al 10 o al 2, un grande imprenditore diventa presidente degli Stati Uniti, poi magari adesso andrà in crisi perché non è riuscito a risolvere i problemi, soprattutto le classi più deboli. Cioè queste fiammate politiche degli ultimi 15-20 anni in Europa, cioè, sono dovute a questo isterismo dell'elettorato che non capisce. Cominciamo a ridargli dei palinsesti editoriali
plurali. Mi racconti la tua giornata tipo? Sei a Roma o a Milano, innanzitutto? Tra Roma e Milano, Sì. un'unica città. Io sono ancora presidente di Kairos a Milano. Poi guarda che la convergenza tra finanza ed editoria c'è, perché alla fine l'editoria, per come la intendo io, vuol dire essere contemporanei, no? E la finanza ti richiede la contemporaneità. Quindi alla fine le premesse sono uguali: studiare. La mia giornata tipo è studiare, leggere. Riesci a leggere nell'anno? Riesco a leggere tanto, sì, è un'esigenza. La lettura sotto varie forme, gli strategist che scrivono in finanza, gente che stimo, analisti finanziari, letteratura. Secondo me la gran parte della mia giornata ancora oggi è studiare, e poi avere delle visioni e poi ovviamente stare vicino a tutti i tuoi colleghi. Se non ho nessun rapporto di verticalità nelle aziende, sono orizzontale, sono uguali a tutti, sono un fautore proprio del collettivo. Prendo ordini solo da Barbara Salabè. Lei, essendo mezza tedesca, ha un atteggiamento più di dirigere, e quindi ecco, io sono ai suoi ordini. A che ora ti svegli di solito? Cercherei di svegliarmi tardi, alle 9, ma non riesco più. Vado a dormire molto tardi. La notte è meravigliosa. Borges diceva che l'unico senso di eternità te lo dà la notte. Cosa fai di notte? Scrivo, leggo. Quindi dormi poco? 6 ore, e male. Poi sto scrivendo un libro da 6 anni, quindi Un romanzo? E lo fai uscire? sì, fine dell'anno dovrebbe uscire. Molto bene. Come mansione della tua giornata, se fosse un grafico a torta, quanto è manageriale, quanto è finanza, quanto è studiare? Quasi tutto studio e scrittura. Incontrare persone? Pranzi, cene? Sì, quello sì, ti porta via un po' di tempo. Non ti piace? Lo devo fare, è interessante lo scambio, no? È interessante. Poi capisci subito se stai perdendo tempo o meno. Quando arrivi avanti con l'età, il costo opportunità sale sempre molto di più. Certo, potresti sempre comunque stare con i figli, quindi l'alternativa è sempre quella. Impari molto. Bilancio vita-lavoro? Beh, adesso è abbastanza sussunto al lavoro la mia vita. Mi sono scelto una moglie che lavora sempre. E quindi che faccio? Se non lavoro mi separo. Felicissimo delle donne che lavorano. Assolutamente. Però l'uomo, mentre la donna lavora, spiegami tu cosa deve fare. Fa casino se non lavora. l'uomo. L'intellettuale, io farei l'intellettuale. Sì, insomma, però che cosa vuol dire fare l'intellettuale? Scrivi il tuo libro, lo finisci di scrivere. Quindi ti chiudi in casa a scrivere il libro. Incontri altri intellettuali, viaggi, la scuola. Mentre tua moglie lavora, tu Porta a casa la pagnotta, poi magari educhi No, i tuoi la figli. pagnotta non la porti a casa. No, lei la porta a casa. Lei porta a casa. Tu la educhi i pagnotta. figli, no? E fai conoscere Baudelaire. Sai che questa potrebbe essere una cosa bella? Momento più duro professionale? È molto più complicato quando un momento duro professionale affronti anche un momento duro sotto un profilo personale. Decisamente siamo 2007-2008. Lehman, mi sono separato, tanti casini. I dolori personali hanno un impatto maggiore generalmente. Devono avere un impatto maggiore. certo. Il resto è tutto un gioco. Però alla fine se ti fai zoom out dici sì, però vai negli ospedali a vedere come stanno le persone. Tu sei competitivo, vuoi vincere? Ma la mia partita è verso me stesso. Invece un quick win, una cosa che dici, questo mi ha proprio soddisfatto, l'ho fatta bene, sono contento, veni vidi vici. Mi piacerebbe questo romanzo che esce, vederlo così. Mentori, vivi o morti? Mi è mancato molto un mentor nella vita. L'ho trovato adesso. De Vasini è un mentor, pur essendo della stessa età. Certo. Però oggettivamente sì. Uno può avere mentor anche più piccoli. Sì, ho scoperto un mentor a quasi 60 anni. Non so se è una buona notizia, Io neanche ho mai avuto un mentor, però magari ho i miei spiriti guida. Io penso sempre, ma cosa farebbe lui? Oppure Luca Ferrari di Bunny Spoons che è qua dietro. De André, cosa penserebbe De André? Oggi abbiamo dei problemi sociali così acuti. Hai 4 figli, quindi che consiglio daresti ad un ragazzo oggi? Sempre lo stesso. Studiate poco, leggete tanto, leggete le poesie, guidate un trattore, guardate dove gli altri non guardano, fermatevi 10 minuti in più in un bar, guardate la gente dentro il bar, fermatevi a prendere un caffè anche con uno sconosciuto, andate ai ristoranti da soli e sedetevi ai tavoli con gli altri, cercate gli incontri casuali e soprattutto utilizzate il vostro tempo per capire gli altri. Uscite da casa, a Roma direbbe. Fuori. Uscite da casa. Sì. Ok, grazie mille. Dai. Guido è un essere particolare, mezzo economista, mezzo trader, mezzo filosofo, mezzo scrittore. Vagamente mi ha ricordato Gary Stevenson, una versione più saggia di Gary Stevenson, ex trader di successo, che poi scrive un libro, un po' antisistema. È interessante ormai come molti imprenditori che intervisto siano ormai tutti intracciati. Dal video che ho fatto in Will, che è di Guido Brera, a quello con Paolo Ardoino, che ha investito in Be-Water, alla mia stessa azienda che tutto sommato opera nello stesso settore. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento di Guido Brera. Per me è stato un incontro pazzesco. E scrivetemi anche con chi altro vorreste che io facessi una chiacchierata.